Non è solo una borsa all'uncinetto, è Momis Crochet. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Ben ritrovati nel primissimo video tutorial borsa uncinetto del 2026. Questo progetto è adatto a tutti, sia ai principianti che ai più esperti. Perfetto soprattutto per chi vuole realizzare o per la prima volta una borsa all'uncinetto o per chi l'ha già realizzata però non era molto soddisfatta del risultato finale e vorrebbe una borsa dalla struttura compatta, equilibrata e armoniosa. Infatti in questo tutorial ti mostrerò proprio le basi per realizzare una borsa all'uncinetto, non dico perfetta perché vi ricordo sempre che handmade, fatto a mano, non significa perfezione ma unicità, ma sì semplice e anche pulita e curata nei minimi dettagli. In questo tutorial ti mostrerò come distribuire perfettamente i punti sulla base ovale che andremo ad utilizzare, come costruire perfettamente le fondamenta affinché la borsa, anzi il corpo della borsa, cresca in maniera equilibrata, fitta e compatta. Questo anche grazie al punto di lavorazione che ho scelto, molto semplice ma ad effetto, che garantisce sicuramente un risultato finale davvero professionale. E poi ti mostrerò anche come applicare dei manici in maniera super facile e veloce. Tutto questo e tanto altro proprio qui in questo tutorial su Momis Crochet. Ovviamente la scelta dei materiali è fondamentale per realizzare una borsa con tutte le caratteristiche che vi ho elencato. Infatti andiamo al succo del discorso. Cosa ho impiegato per questa borsa? Pochi accessori ma indispensabili, come una base ovale in legno, una coppia di manici sempre in legno disegnati, progettati direttamente da Momis Crochet, circa 300 grammi di cordino per borse, uncinetti di lavorazione numero 3 e 3,5. Chiaramente trovi il kit per realizzare lo stesso modello sul mio shop online momiscrochet.it. Ti lascio il link che ti riporta allo shop sotto a questo video nel box info. A questo punto direi di passare direttamente al tutorial di oggi, però mi raccomando stoppa il video e fammi sapere cosa ne pensi di questa bellissima borsa all'uncinetto così di primo acchito. E non ti scordare di supportarmi con un bel pollice all'insù se questo video ti è piaciuto e mettendo hype a questo tutorial. A questo punto sigla! Amiche ed amici, anch'io chiaramente faccio delle prove per distribuire correttamente i punti alla base. Comunque, dopo aver fatto delle prove, la soluzione migliore è andare a lavorare 2 punti bassi per ciascun foro. Guardate invece da quest'altra parte. Avevo iniziato alternando 2 punti, un punto basso per tutta la parte più lunga, però come notate i punti sono troppo tirati, c'è troppa tensione e questo mi avrebbe dato dei problemi a partire dal giro successivo. Quindi cosa ho fatto? Ho disfatto tutto e ho capito che sarebbe stato meglio andare a lavorare per ciascun foro 2 punti bassi, partire esattamente da questo foro che sarebbe il nono, a partire dal primo sulla zona più lunga. Sulle 2 estremità più tondeggianti mi ritrovo 13 fori, ma in generale puoi partire da qualsiasi foro tu voglia, soprattutto perché lavoreremo 2 punti per ciascun foro su tutti i fori. Intanto faccio un cappio, questo faciliterà il lavoro ai principianti. Faccio passare il cappio attraverso il foro e vado a lavorare semplicemente una catenella. Nello stesso foro lavoro un secondo punto basso. Nel foro successivo ripeto 2 punti bassi. Lo stesso farò per il terzo foro e per tutti i fori successivi. Lavorati i primi 9 fori, procediamo sulla zona più curva, quindi sui 13 che abbiamo proprio qui. 2 punti bassi per ciascun foro.
Bene, io direi proprio di continuare anche da soli perché lo schema è uguale per tutti i fori. Ci vediamo direttamente alla fine, così vediamo come chiudere e ripartire con il giro numero 2. Bene, ho completato il primissimo giro con i 2 punti bassi per ciascun foro. Andiamo a lavorare l'ultimo e andiamo a chiudere il giro in maniera invisibile. Se vi ricordate, all'inizio abbiamo fatto un cappio e una catenella nel primo foro, subito dopo il punto basso. Intanto allunghiamo l'asola dell'ultimo punto. Entriamo nel primo punto basso, subito dopo la catenella, portiamo il cappio sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso il punto, così. Per iniziare il giro successivo dovremmo entrare in questa asola, no? Prima di iniziare con il punto vero e proprio di lavorazione andremo a fare un giro di rifinitura a punto basso in costa dietro. Questo significa che andremo a lavorare soltanto sulla metà asola dietro di ciascun punto basso. Piuttosto che prendere entrambe le asole, prendiamo soltanto quella dietro, lasciando libera quella frontale. Inseriamo il cappio. Stringiamo il cordoncino un po' ma non troppo, prendiamo il cordoncino e lo facciamo passare attraverso la prima e la seconda asola e iniziamo sempre con una catenella che a fine del secondo giro diverrà un punto basso utilizzando lo stesso metodo che vi ho mostrato adesso. Procediamo con il punto successivo. Prima di procedere però possiamo andare a tagliare il cordino in eccesso. Con l'aiuto di un accendino andiamo a sigillare per bene il nostro lavoro, così. Procediamo col giro numero 2. Cambio anche il numero di uncinetto, dal 3 passo al 3,5, però volendo potrei lavorare questo cordoncino anche con il 3. Passo al punto successivo, entro nella metà asola dietro, prendo il cordoncino e chiudo. Ripeterò lo stesso nel punto successivo in costa e nel successivo. Quindi lavorerò un punto basso in costa dietro in ciascun punto sottostante. Anche sulla zona più curva, nella prima estremità, lavorerò sempre un punto in ciascun punto in costa dietro. Adesso lavoriamo qualche punto insieme e vi faccio vedere come i punti bassi sono ben distribuiti sulla nostra base. E come notate il lavoro inizia ad imbarcarsi, guardate, verso l'interno, però poi a fine giro porteremo il lavoro verso l'esterno, insomma, altrimenti andiamo a lavorare sul rovescio. Il fatto che si imbarchi è normalissimo perché non stiamo lavorando a aumenti e quindi stiamo procedendo con la costruzione perfetta del corpo della nostra borsa. Bene, una volta terminata la zona più curva procediamo sull'altro lato più lungo, ripetendo lo stesso lavoro di prima, un punto basso in ciascun punto. Intanto questo è il risultato finale. Come notate tutti i punti sono stati ben distribuiti. Bene, secondo giro, punto basso in costa dietro completato. Vado a lavorare insieme a voi l'ultimo punto in costa e lo chiudiamo. Quindi allunghiamo l'asola, entriamo nel primo punto basso subito dopo la catenella, portiamo il cappio dell'ultimo punto sull'uncinetto, lo facciamo passare attraverso. Questa volta puntiamo l'uncinetto proprio nell'asola, le prendiamo tutte e due, 1 e 2, inseriamo il cappio, stringiamo un po' ma non troppo e quindi iniziamo sempre con una catenella e a fine giro diverrà un punto basso, sempre per lo stesso principio di prima. Ora ho deciso di lavorare un punto di lavorazione semplicissimo, si tratta di punti bassi alternati a punti bassi normali e punti bassi presi a canestro. Niente panico perché è facilissimo e questo punto di lavorazione insieme alla base ovale in legno garantirà al corpo borsa un'ottima struttura, bella rigida, robusta, non sarà
sarà necessario andare ad irrigidire la borsa in un secondo momento. Quindi ti consiglio vivamente di partire da questo modello per realizzare la tua primissima borsa all'uncinetto davvero perfetta. Per il punto basso a canestro dobbiamo alternare il punto basso normale, che sarebbe questo, il primissimo, la catenella, e un punto basso a canestro preso appunto a canestro, nel senso che piuttosto che lavorare prendendo normalmente la maglia bassa, puntiamo l'uncinetto proprio alla base, ci spostiamo alla base, entriamo e lavoriamo un punto basso. Tranquilli che adesso vi mostro di nuovo. Punto basso successivo, un punto basso normale. Punto basso successivo a canestro, quindi piuttosto che entrare qui scendiamo un attimino nel giro precedente e andiamo a lavorare il primo punto basso. In sostanza lo andiamo a lavorare nel giro numero 1. Punto basso successivo, un punto basso a canestro. Punto basso successivo, punto basso a canestro. Avete visto? Semplicissimo. Questo punto di lavorazione è perfetto per le borse a crochet. Sono in prossimità della zona più curva, semplicemente continuo allo stesso modo. Come notate lo schema è abbastanza facile, alla portata di tutti, anche dei più esperti. Io amo questo punto di lavorazione, lo uso spesso per le mie borse a crochet. Quindi punto basso normale, punto basso a canestro. Chiaramente l'effetto del punto di lavorazione non si nota fin da subito durante il primissimo giro, ma lo noteremo dai giri successivi in poi. Tra l'altro, un altro consiglio per un effetto ancora più wow per quanto riguarda la texture, vi consiglio di alternare anche due colori. L'effetto sarà davvero wow. Invece per un effetto comunque normale, tenue, va benissimo un colore. Quindi io a questo punto direi di continuare in questo modo per tutto il giro, alternando questi due punti abbastanza basici. Ci vediamo alla fine, così vi mostro, importantissimo, come chiudere e come iniziare, perché nel giro numero 2, che riguarda il punto canestro, ci sarà una piccola modifica, quindi molto importante guardare anche il passaggio successivo. Bene, sono al termine del giro, questo intanto è il risultato parziale. Chiaramente vado a lavorare gli ultimi due punti, quindi canestro, punto normale, e l'ultimo punto lo lavoro a canestro. Sì, perché per il punto a canestro bisogna avere un numero di punti pari. In questo modo inizierai il giro con un punto normale, terminerai con quello a canestro e quindi sei fedele alla sequenza del punto di lavorazione all'uncinetto. Chiudiamo e iniziamo il giro successivo. Attenzione a questo passaggio perché lo ripeteremo anche nei giri successivi quando invertiremo i punti. Punto basso, punto canestro. Se nel giro precedente abbiamo iniziato il giro col punto basso normale, durante questo giro lavoreremo invece il primo punto canestro e sul punto canestro lavoreremo il punto basso. Vediamolo nel dettaglio. Intanto allunghiamo l'asola, entriamo nel primo punto che coincide nel mio caso con quello a canestro, faccio passare l'asola e porto fuori. Normalmente dovremmo entrare in questa asola, come vi ho sempre mostrato fino ad ora, e andare a chiudere il giro e iniziare il successivo. Ma, come vi dicevo prima, dobbiamo invertire i punti. Spostiamoci a canestro, quindi nel giro precedente, entriamo, così, inseriamo il cappio. Quindi questa operazione rimane invariata, l'unica differenza è che entriamo a canestro, tiriamo il cordoncino e facciamolo passare attraverso l'asola che abbiamo dietro e attraverso il punto a canestro, esattamente in questo modo. E voilà! Abbiamo lavorato la prima catenella a canestro. Ora, nel punto successivo dove c'è il punto a canestro, andiamo a lavorare un punto basso normale. Ecco perché alterniamo i punti. Dove c'è il punto basso normale andiamo non qui ma in basso e lavoriamo un punto a canestro.
ecco qui, se dovesse girarsi l'asola la sistemiamo. Punto successivo un punto basso, punto successivo a canestro, punto normale, punto canestro, punto basso normale, punto canestro. Praticamente continuerò così per tutto il giro. Anche tu farai allo stesso modo anche sulla zona più curva. Come noti, lo schema rimane invariato. Questo è il risultato che devi ottenere anche tu. Facciamo una cosa, perché è molto importante mostrarvi anche come continuare nel giro successivo e poi possiamo continuare da soli andando a ripetere tutto quello che vi ho mostrato. Bene amiche ed amici, ho terminato anche il secondo giro che riguarda il punto a canestro, ovviamente, perché se calcoliamo quello in costa e il primissimo sulla base sono 4 giri. Terminiamolo insieme, quindi punto basso, qui faccio quello a canestro e ovviamente termino col punto basso normale perché ho iniziato questo giro con quello a canestro, con la catenella. Quindi rivediamo per l'ultima volta il tutto. Allunghiamo l'asola, andiamo a chiuderci inserendoci nel primo punto basso, subito dopo quello a canestro, tiriamo fuori e adesso per il giro numero 3 che riguarda il punto basso a canestro dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto durante il giro numero 1. Quindi inizieremo con un punto basso normale sul punto basso a canestro fatto nel giro precedente, quindi sulla catenella a canestro. Per cui entriamo in queste due asole, cappio, stesso lavoro di prima, tiriamo fuori il cordoncino, primissima catenella, primissimo punto normale. Poi nel punto successivo abbiamo il punto basso normale, lo andiamo a lavorare semplicemente a canestro e alterniamo ancora una volta i punti. Semplicissimo davvero. Nel punto canestro successivo facciamo un punto basso normale e in quello normale facciamo un punto a canestro. Quindi punto basso normale, punto basso a canestro, punto basso normale, punto basso a canestro. E si procede così anche per questo terzo giro punto canestro. Una volta che lo terminiamo, lo chiudiamo come vi ho mostrato fino ad ora e si inizia il giro numero 4, dove andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto durante il giro numero 2. Iniziamo col punto canestro, catenella a punto canestro per la precisione, e dove c'è il punto canestro successivo lavoriamo il punto basso. Penso sia abbastanza chiaro, ma in ogni caso io rimango a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o informazione. Basta scrivermi un commento qui nel tutorial. Vi faccio vedere più da vicino la trama di lavorazione, è qualcosa davvero di spettacolare. Bene amiche ed amici, corpo borsa quasi completato, dobbiamo soltanto andare a rifinire il bordo superiore ed il gioco è fatto. In totale ho fatto 42 giri a punto canestro, più i primi due fatti insieme, il giro a punto basso più quello in costa dietro, sono 44 giri totali. Ho raggiunto così la bellezza di 22 cm, ma volendo potete spingervi anche a 25 cm per slanciare ancora di più la borsa, a vostro gusto. Come notate, corpo borsa lavorazione davvero impeccabile, questo per due motivi: sia per la base rigida in legno utilizzata, che ovviamente crea le fondamenta per andare a costruire una borsa perfetta, sia grazie al punto di lavorazione scelto. Avete visto quanto è rigida, non è necessario, come vi dicevo all'inizio, andarla ad irrigidire. Adesso andiamo alla rifinitura del bordo superiore. Qui ancora devo chiudere il giro, mi inserisco comunque nel primo punto, tiro fuori l'asola, stesso lavoro che abbiamo fatto fino ad ora, mi inserisco in questa asola appena creata, prendo il cordoncino, lo faccio passare attraverso le asole e voilà. Quindi da qui non vado a chiudere a catenella, ma passo direttamente al punto successivo e vado a lavorare un
punto bassissimo. Mi raccomando, mano molto morbida, altrimenti tendiamo a stringere il bordo superiore e non vogliamo. Se per esempio tendi già di tuo a lavorare in maniera stretta, piuttosto che il 3,5 utilizza l'uncinetto numero 4. Punto successivo, punto bassissimo, punto successivo, punto bassissimo e così via per tutti i punti che ho al di sotto. Terzultimo, punto bassissimo, penultimo, punto bassissimo. L'ultimo non lo lavoro, lo vado a sostituire direttamente con ago e cordoncino stesso, così evitiamo di fare lo scalino antiestetico. Stacchiamo un po' di cordino e ci inseriamo direttamente nel primo punto bassissimo. Qui c'è l'ultimo punto basso, quindi entriamo così, facciamo passare il cordoncino, stringiamo. Dobbiamo fare in modo che questa asola sia delle stesse dimensioni delle altre asole, insomma deve essere uguale, così non si nota la chiusura di questo giro. Poi entriamo al centro dell'ultimo punto bassissimo e stringiamo ulteriormente, perché come notate l'asola è bella che è grande. Possiamo andare a nascondere, disperdere il cordoncino in eccesso tra i punti qui sul retro, quindi pazientemente passiamo attraverso i punti, entriamo in una maglia, passiamo attraverso l'anello, facciamo un bel nodo. Continuiamo a disperdere un po' di filo in eccesso, tagliamo e bruciacchiamo con l'accendino per sigillare perfettamente il nostro lavoro. Una volta fatto questo, la nostra borsa è quasi completa. Dovremmo soltanto andare ad applicare i due manici, uno sul fronte e uno sul retro. Però la borsa andrebbe anche foderata, ma in questo caso io preferisco prima applicare i manici, così vado a nascondere anche la cucitura dei manici e il risultato è ancora più pulito. Quindi prima andiamo a cucire i manici e poi facciamo tutto il resto. Però fammi sapere giù nei commenti se nel prossimo video vuoi vedere questo passaggio della fodera, perché non lo mostrerò in questo tutorial. Bene, adesso cuciamo il secondo manico insieme. È molto semplice e lo faremo direttamente con l'uncinetto, senza spazientirci con ago e cordoncino stesso, giusto perché voglio rendere speciale e particolare qualsiasi mia creazione. Utilizzerò lo stesso cordoncino ma in un'altra variante per dare quel tocco pop alla borsa stessa. Pieghiamo in due la nostra borsa esattamente in questo modo e centriamo perfettamente il nostro manico. Per tenerlo ben saldo alla bag possiamo anche fermare con un ago, ma ora vi dico come ho scelto questo punto. Prendete il metro e misurate la vostra borsa. Siamo più o meno a 36 cm. Io ad ogni modo ho lasciato 10 cm da una parte liberi più 10 cm dall'altra parte, quindi il mio manico ben centrato. Prendo l'uncinetto numero 3, lascio un bel cordoncino in modo da fissarlo in maniera comoda subito dopo la cucitura. Tolgo l'ago, entro con l'uncinetto e sbuco fuori da quest'altra parte. Per comodità potremmo fare anche un cappio, però io non lo faccio, lo metto in due così e lo faccio passare attraverso il mio lavoro. Lo faccio passare anche attraverso il foro, così. Allungo un po' l'asola, giusto per entrare nel foro successivo, entro e sbuco fuori dall'altra parte. Sempre nello stesso giro, prendo il cordoncino di lavorazione e lo faccio passare attraverso. Chiudo. Quindi ripeto la stessa operazione, allungo l'asola, vado nel foro successivo, entro, mi accerto che sono sullo stesso giro, prendo il cordoncino e chiudo. Avete visto che è semplicissimo? A prova di principiante anche questo passaggio. Poi non vi preoccupate se questo cordino iniziale è un po' lento, lo andremo a bloccare dopo. Quindi allungo l'asola, entro nel foro successivo, prendo il cordoncino e sbuco fuori e chiudo.
E ripeto, finché non lavoro tutti i fori e quindi fisso tutto il manico. Guardate che bel tocco che dà alla bag, mi piace, poi questo colore sta benissimo, devo dire, con l'azzurro scelto. Comunque una volta bloccati i primi 3-4 fori, poi la cucitura è tutta in discesa e lavora ancora più semplice di prima. Però se vuoi per comodità fai il cappio in questo modo, il cordino iniziale non è lento ma ben saldo, questo ti facilita il lavoro. Io preferisco di no per non avere il nodino dietro. Ok, mi mancano gli ultimi punti. Quindi prendiamo un bel po' di cordoncino, lo stacchiamo. Se magari il manico non vi sembra ben saldo al corpo della borsa, ma vi garantisco che lo è, tagliate un bel po' di cordoncino e volendo potete dare una passata di ritorno con ago e filo, tanto già è tutto fissato. A vostra scelta, io è un passaggio che non faccio perché secondo me non è necessario. Quindi entro da dietro, faccio passare il cordoncino in eccesso attraverso il foro e me lo porto dentro. Guardate, cucitura super pulita. Poi una volta che andiamo a foderare la nostra borsa, guardate, andiamo a foderare proprio in questo punto qui, se anche voi andrete a foderarla, e andiamo a nascondere tutto. Così il lavoro è super pulito. Bisogna prendere l'ago e pazientemente bloccare, nascondere questo cordino in eccesso dei manici. Passiamo attraverso i punti dei manici, magari se vi viene scomodo potete anche aiutarvi con delle pinze per far passare il cordoncino, vedete, con più facilità, piuttosto che sforzarvi le mani, le dita, magari vi potete fare anche male. Quindi piano piano ritorno indietro e lo nascondiamo. Passo attraverso i punti a canestro. Ecco qui, mi aiuto con la pinza e voilà, e passo attraverso. Quindi mi raccomando, bloccatelo per benino. Cercate comunque, anche se l'andate a foderare, di essere puliti con il lavoro, proprio come sto facendo io. Mi raccomando, bloccate tutto per bene, perché guardate, questo deve essere il risultato. Non deve muoversi il manico, perché comunque i manici vanno a reggere il peso degli oggetti all'interno della bag. E voilà, manici belli che fissati, sia da una parte che dall'altra parte. Dopo aver nascosto il cordoncino, come vi ho mostrato prima, ho fatto un nodino con l'altro cordoncino in eccesso e poi me lo sono portato un po' avanti, facendoli passare attraverso i punti, e poi ho bloccato con l'accendino. La bag, per essere completa del tutto, dovrebbe essere foderata, però come vi dicevo prima aspetto di sapere se siete interessati ad un contenuto, altrimenti lo faccio fuori camera. Andiamo alle misure finali della bag. Vabbè che prima vi ho detto che siamo a circa 36 cm, la bag è alta 22 cm, poi abbiamo una bella profondità chiaramente perché ho utilizzato una base 26 x 10 cm. Che dirvi, io non aggiungerei altro perché la borsa parla da sola. Molto soddisfatta di questa borsa all'uncinetto che io amo follemente, è proprio il mio genere di borsa. Finalmente sono tornata a realizzarla. A questo punto tocca a voi farla, fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti. Bene amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo primissimo video tutorial dell'anno del 2026. Spero che la bag vi sia piaciuta, spero che anche i materiali, la scelta dei colori, insomma che tutto vi sia piaciuto. Vi aspetto come sempre giù nei commenti. Ti ricordo che trovi il kit per realizzare lo stesso modello sul mio shop online momiscrochet.it. Mi raccomando, corri a dare un'occhiata, ti lascio il link sotto a questo video. Per qualsiasi informazione o dubbio o chiarimento rimango sempre disponibile, trovate tutti i contatti sempre sotto a questo video, quindi vi aspetto, fatemi sapere. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Se ancora non l'hai fatto e mi vedi per la prima volta, cosa aspetti? Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti, i prossimi kit, i prossimi progetti, non solo borse ma tanto altro. Grazie per aver scelto di guardare Momis Crochet anche quest'oggi, ti aspetto al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!